Crutch, Bind, Set. Benvenuti cari amici del canale Dumpat Rugby. Siamo tornati, anzi sono tornato, inutile usare il pluralis maestatis. Habemus internet, abbiamo finalmente una connessione. Scusate ragazzi se questa settimana ho saltato varie live, ho saltato la live con Otto, ho saltato la live del rugby femminile, ho saltato la live del top 10. Mi scuso con la community. Tra l'altro c'è stato anche 1 o 2 giorni dove non sono riuscito a fare il video, ma era realmente impossibile. Avete visto la qualità con la quale purtroppo è uscito il video del martedì e insomma ho avuto problemi di connessione. Semplicemente un vicino aveva cambiato l'entrata della fibra ottica sconnettando la mia, però serviva a chiamare insomma vabbè, non ve la faccio lunga. Un casino. Dopo 4 giorni sono riuscito a riavere internet, quindi ci siamo. Soprattutto la notizia positiva è che domani riuscirò a fare la live. Avevo già paura, stavo cercando amici vicini dove andare con le tende ad accamparmi, ma ci siamo. Bene ragazzi, ci siamo e ormai c'è anche il Benetton, perché mancano meno di 24 ore, credo che siamo a 22, qualcosa del genere, al fischio d'inizio del quarto di finale della Challenge. Quarto di finale della Challenge a Monigo, partendo da, lo diciamo a bassissima voce, da favoriti. Sembra dalle quote dei bookmakers che Treviso parta da favoriti e addirittura con la possibilità poi di giocarsi la semifinale in casa. Sapete quel classico non succede ma se succede? Non succede ma se succede. Io vi dico solo che la finale si gioca a Dublino. Vediamo. No dai, non sogniamo troppo in là, anche perché con Cardiff ci abbiamo giocato 1 mese fa e ci abbiamo perso e ci abbiamo anche perso male. Ricordate che feci al tempo quel famoso video "Ne dobbiamo mangiare ancora di pasta asciutta", no, perché quel fine settimana era successo un po' di tutto ed era stato quello che Otto, con cui faccio le live, aveva definito un reality check. Insomma, l'Italia si era presa una bella doccia fredda in quel fine settimana lì. Se ricordate, le zebre avevano avuto un'occasione per vincere, l'Under 18 si era presa i suoi 70 punti dalla Francia. Beh, insomma, era stato un fine settimana veramente di quelli duri da digerire, e un po' il rugby italiano ultimamente, negli ultimi 2 anni, è così. Roller coaster, montagne russe, alti e bassi. Passiamo dall'euforia più sfrenata delle vittorie col Galles contro l'Australia e di alcune prestazioni del Benetton, no? Per esempio l'ultima della settimana scorsa con Connacht, veramente una delle più belle della stagione, ma insomma io ricordo ad esempio anche quella, tra l'altro vissuta allo stadio con un entusiasmo incredibile, con Ulster, per dirne una, ad altre prestazioni che invece ti lasciano francamente basito, come per esempio, se parliamo di Treviso, quella della settimana precedente con i Lions, o se parliamo delle zebre, sceglietene una a caso, perché praticamente in tutte le partite di questa stagione ci hanno in un momento illusi di poter farcela e alla fine però le hanno perse tutte. E se parliamo della nazionale, idem con patate, no? Passiamo appunto da partite dove andiamo a tanto così a vincere con la Francia, ad altre partite dove invece anche la nazionale di Kieran Crowley sembra quasi impotente. Non lo so, mi viene in mente quest'anno al Sei Nazioni la partita con l'Inghilterra. Ma oggi parliamo di Benetton. Perché appunto Treviso ha un appuntamento con la storia, io direi, e difatti si gioca domani pomeriggio alle 4 a Monigo, di nuovo sold out. Che bello il lunedì sentire le chat della gente che era ansiosa per trovare i biglietti. Ma quando apre la rivendita? Ma come si farà? Adesso è già tutto esaurito e c'è gente che già sta cercando i biglietti. Chissà se ci saranno i bagarini fuori da Monigo, non credo, ma insomma,
file in ghirada, in settimana file in ghirada. Sembra essere tornati ai tempi della pallacanestro della Benetton di Tony Kukoc e Vini Del Negro, quando per ogni partita, appunto, dal martedì si creava la fila in ghirada perché il Palaverde era sempre tutto esaurito. Bello, 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 entusiasmo, grande entusiasmo a Treviso, quote appunto che danno favorita Treviso, addirittura gran favorita, perché sempre sottovoce, ma io ho sempre detto i numeri, quindi Treviso viene data a 1,4 adesso, nel momento in cui faccio questo video, contro i 2,8 di Cardiff, il che vuol dire che per gli allibratori, gli operatori delle scommesse, Treviso ha più o meno il 70% di portare a casa questa partita contro il 30% di Cardiff. Attenzione, il 30% sembra poco, ma alla fine vuol dire che una volta su 3 questa partita giocata nello stesso stadio, con le stesse formazioni, con le stesse condizioni, Cardiff la porta a casa. Quindi, ecco, tutto questo entusiasmo potrebbe ovviamente essere trascinatore, come lo è stato la settimana scorsa, ma potrebbe anche essere un piccolo trabocchetto, no? Guai a rilassarsi, e credo che la lezione con Lions l'abbiamo imparata. Forse anche bene, non è mai bene, ma bisogna sempre trovare delle cose positive in tutto, quello che è successo 2 settimane fa con Cardiff. Trabocchetto anche perché, ragazzi, Cardiff vive un momento buono, cioè non siamo solo noi che veniamo da una partita entusiasmante, Cardiff ne viene da una altrettanto entusiasmante, dove hanno battuto i Sale Sharks di Ford e Tuilagi. Insomma, poi prima di quella avevano vinto quella partita con le Zebre, che hanno rischiato sul finale, però insomma avevano portato a casa bene anche quella, perso con Ulster, e prima avevano vinto con Treviso. Prima avevano visto con Treviso, quindi diciamo che delle ultime 4 ne hanno vinte 3. Treviso. Allora, parlando proprio di quella partita, se è vero che Treviso in quella partita lì con Cardiff non aveva i nazionali, ricordate che la prima linea che schierò Treviso era simile a quella che schiererà questo sabato, però insomma le terze linee, le seconde linee, era tutto differente. Dopo andiamo a fare la comparazione delle due formazioni. Però appunto dove ci mise enormemente in difficoltà Cardiff? In varie cose, ma soprattutto in una, se ricordate, la mischia. E dove ha vinto la partita Cardiff la settimana scorsa? Nella mischia, con la mischia contro i Sale Sharks, e dove Cardiff è stata letteralmente devastante contro le Zebre è stata nella mischia. Quindi, insomma, Treviso quella partita schierava praticamente la stessa prima linea che schiererà domani, perché aveva Tetas a sinistra, poi aveva Maile in mezzo invece di Nicotera, però insomma si chiama Maile, è un signor tallonatore, e Pasquali a destra, e quindi aveva gli stessi due piloni. Cambia che ci sarà Nicotera. Loro invece avranno di nuovo Domachowski, che fece vedere veramente i sorci verdi in quella partita a Pasquali, che sicuramente avrà una voglia di rivincita incredibile. Poi oggi ho fatto una battuta bruttissima, che il weekend di Pasqua Pasquali deve giocare bene. Basta, mi autobanno dal canale. Il weekend di Pasqua Pasquali deve giocare bene, assolutamente. E poi ci sarà invece Assirratti, che giocherà invece del moldavo Arhip, che è stato che si infortunò proprio in quella partita, se ricordate, insomma. In sede di presentazione proprio di quella partita, guardando i numeri, dicevamo Cardiff, squadra con un attacco abbastanza sterile, guardando i numeri del campionato URC, contro una Treviso che segna di più, ma 2 difese molto, molto forti. Guardavamo i numeri delle percentuali dei placaggi, guardavamo altri criteri difensivi, e avevamo stabilito, e anche secondo URC, che erano le 2 difese, non tanto come punti incassati, ma come base statistica, più forti dello URC, al tempo si diceva. Con una Treviso che placa e difende molto bene, e lo stesso fa Cardiff. Questo è quello che si diceva un mese fa.
Ovviamente questi numeri non possono essere completamente capovolti, però nel frattempo l'attacco di Cardiff è migliorato, anche come numeri. In mezzo c'è che ha giocato appunto con Treviso e le Zebre, quindi diciamo le 2 italiane, e Ulster. Mentre la difesa di Treviso coi Lions ha lasciato molto a desiderare. Per poi invece tornare a essere una difesa quasi entusiasmante in alcuni frangenti contro Connacht. Però attenzione, perché in quella partita non avevamo sofferto solamente in mischia, se ricordate, non avevamo sofferto solamente in mischia, ma nel turnover. Cardiff al tempo era una delle squadre che ne faceva di più. E hanno uno dei giocatori che placa di più, placa meglio e fa più turnover del campionato, che è la terzalina Tom Young, che questa settimana torna titolare. E poi nel mall ci avevano punito da drive di mall. E in più, se ricordate, ci avevano segnato molto presto nella partita, addirittura 3 volte. Quindi Treviso era partita con un handicap. Allora, Treviso, ragazzi, deve fare di quella partita lezione. Dobbiamo prendere quella partita, sicuramente l'avranno fatto in settimana, leggersela, studiarsela, perché quella è Cardiff, seppur con alcuni giocatori diversi, però quello è il loro stile di gioco e su quello Cardiff ha costruito le ultime 3 vittorie. E allora secondo me Treviso dovrà, per esempio, concentrarsi molto sulla disciplina. In quella partita aveva fatto Treviso 17 penalità per una squadra che quest'anno invece era riuscita a gestirsi abbastanza bene. E attenzione, perché penalità significano tante cose. Fai una penalità, che cos'è? Intanto una possibilità di andare a punti se si va a pali, e questa partita sarà una partita dove il bonus non conta, quindi può essere che le squadre cercheranno di sfruttare il più possibile ogni possibilità di andare a punti, ma poi significano piattaforme di attacco, perché se Cardiff fa fatica nel gioco strutturato e nel multifase, invece è pericolosissima da piattaforme, da rimessa laterale, seppur non è la miglior rimessa laterale del campionato, anzi, ma una volta che riesce a portare giù la palla è molto performante nel drive, e poi ovviamente da mischia. È ovvio che se tu concedi 17 penalità stai risolvendo i problemi di Cardiff, gli stai facilitando incredibilmente la vita. In più, avere tante mischie, se sei dominante, significa andare a forzare i cartellini gialli, e vi ricordate che in quella partita Tiziano Pasquali si prese un cartellino giallo che pesò moltissimo nell'economia della partita. Anzi, ce ne prendemmo 2, perché poi proprio per quella ragione Treviso iniziò a innervosirsi, e quindi alla fine Albornoz, che in questa partita partirà dalla panchina, andò a mettere il dito nell'occhio ad Assirratti, e quindi poi venne ammonito, tra l'altro in un momento particolare dove un calcio di punizione venne girato, insomma non so se ve la ricordate quella partita. Venne ammonito, quindi seconda penalità, ci lasciammo a casa loro anche trascinare dalla provocazione. Insomma, bisogna essere furbi in sta partita, bisogna essere furbi. Anche perché in sta partita a sporcarla ne guadagna Cardiff, sono sicuro. A sporcare questa partita ne guadagna Cardiff. Se Treviso la gioca pulita, sia in attacco che in difesa, a parer mio la vinciamo. Che cosa significa giocarla pulita? Significa magari in questa partita prendere un po' meno rischi, perché? Per non generare delle mischie, anche se io credo che Treviso possa tenere, quantomeno per una buona parte della partita, la mischia gallese. Sarebbe essenziale vincere quella battaglia, o quantomeno non perderla. Vincerla credo che sarà molto difficile contro una mischia di Cardiff in questo momento veramente galvanizzata, però quantomeno non perderla. Se si dovesse mettere male, o comunque, Treviso deve evitare le penalità nel gioco aperto. Perché? Perché ogni penalità può significare appunto una mischia, e quindi forzare i cartellini gialli, eccetera, eccetera. E poi piattaforme da rimessa laterale, quindi abbassare drasticamente il numero delle penalità. E in attacco magari prendere un po' meno rischi nel gioco all'altezza, come facemmo invece in quella partita in Galles,
Perché? Perché ovviamente più tu giochi vicino alla difesa, più c'è la possibilità di perdere il pallone. Adesso gli interpreti sono un po' diversi. Se ricordate in quella partita facemmo fatica anche nella lotta a terra. C'era Favretto, c'era Isecor. Questa partita, ripeto, gli interpreti sono un po' diversi. C'è il gruppo nazionale in toto che torna, in quella partita c'era ad esempio Lazzaroni in seconda linea, c'era Wegner, qua avremo Ruzza, avremo Niccolò Cannone. Interpreti un po' diversi, però bisognerà secondo me cercare di giocare in maniera, pulita, in mani così come abbiam fatto con Connacht, far divertire Monigo, farsi trascinare dal pubblico, essere concentrati e non regalare penalità inutili. Mi raccomando, molto, molto, molto importante a parer mio. Bene, andiamo a vedere un po' le formazioni. Andiamo a vedere un po' le formazioni e voglio fare anche un piccolo gioco perché voglio confrontare, le formazioni di questa partita con la partita che appunto si giocò un mese fa, e Treviso perse. Allora, in prima linea andiamo con Tetas Chaparro. Allora, Treviso fondamentalmente va con la formazione con cui ha vinto la settimana scorsa. Non c'è nessun cambio a eccezione di allora nei 15 titolari non c'è nessun cambio. L'unico cambio, che è un cambio importantissimo, è il rientro da un infortunio post 6 nazioni di Lorenzo Cannone, che attenzione da impact player potrebbe fare veramente tanta, tanta differenza. Questa volta Treviso ha una panchina top, ha una panchina top, diciamolo. Quando entreranno Lorenzo Cannone e Zuliani, ma anche Tomas Gallo, potrebbero essere dei giocatori che potrebbero veramente cambiare gli equilibri. Ma vediamo se riusciamo a romperla un po' prima la partita. Comunque, in questa partita noi andiamo con una prima molto simile a quella con cui giocammo a Cardiff, perché allora era Tetas Chaparro, Maile Pasquali, invece adesso andremo con Tetas Chaparro, Nicotera Pasquali. Loro allora avevano Domakovsky, Christian Dacey e Dmitry Harip. Questa volta resta Domakovsky, che comunque è diciamo, forse il giocatore più importante che hanno in mischia, pilone sinistro, tra l'altro è in una forma strepitosa, e quindi quella sarà la grande battaglia che deve disputarsi, Pasquali. Invece al tallonaggio avranno Belcher e poi Assirratti, che entrò appunto e fu quello che provocò quell'Eye-Gouging o quantomeno quella carezzina dai, di Albornoz. Seconde linee. Noi andiamo questa volta con una seconda linea diversa, nettamente diversa, la seconda linea della nazionale. Andiamo con Cannone Ruzza, quella partita andammo con Favretto e Lazzaroni. Molto, molto diverso. Loro invece vanno con Lopetti Timani, andarono a suo tempo con Lopetti Timani e Seb Davis. Anche loro in questa partita è diverso, perché anche loro recuperano giocatori che sono stati in gruppo nazionale. Questo gli permette anche di spostare posizioni, come quella di Turnbull, che in quella partita giocò terza linea, qua invece va seconda. Quindi Josh Turnbull insieme a Teddy Williams. Terze linee. Attenzione perché Treviso mette in campo una bella terza linea, ci manca il nostro numero 8 titolare che però è in panchina, manca anche Alafi che è in lista indisponibili. Andiamo con Seb Lamoro e Times Towers, loro rispondono con Botham, Tom Young, attenzione a questo giocatore, e Faletau, uno dei migliori numero 8 del mondo. Attenzione perché Cardiff, l'abbiamo detto, è una delle squadre che fa più turnover di tutta Europa, di tutto lo URC. Attenzione, attenzione, sarà una bella sfida nelle terze linee. A suo tempo andarono con Turnbull, che era stato spostato in terza linea, Ellis Jenkins e James Ratti. Quindi, insomma, sia noi che loro mettiamo in campo una terza linea un po' diversa. Mediana, noi andiamo con Didi Duvenaghe e Umaga. Loro vanno con Williams, non è però il Williams che giocò allora, perché allora giocò Lloyd Williams, invece qua va Thomas Williams. E attenzione, a loro manca Jarrod Evans. Tra l'altro, interessante come
due dei giocatori che segnano più punti del campionato URC, Albornoz e Jared Evans, non ci saranno perché loro non hanno appunto Evans e mettono Priestland all'apertura. E invece Treviso mette Umaga che ha fatto una partita veramente, veramente molto, molto, molto bella la settimana scorsa. E allora Albornoz, che ritorna proprio dalla squalifica presa contro Cardiff, dovrà starsene in panchina pronto a entrare altro giocatore che alla sua entrata, con la voglia che magari ci avrà il Bornos anche in ottica mondiale di spararsi le sue ultime cartucce, potrebbe essere veramente un game changer. Tre quarti. Loro allora andarono con Max Llewellyn e Lilo, qua andranno con Max Llewellyn e Mason Grady, che ovviamente al tempo era con la nazionale gallese. Treviso, beh, nel midfield abbiamo una coppia di centri nettamente diversa. A suo tempo andammo con Drago Zanon, questa volta andiamo con Brex Padovani. E con che scusate, con Menoncello Brex. E con che Menoncello. Con che Menoncello. Triangolo allargato. Bella la sfida dei triangoli allargati. Noi con Marcus Watson, Padovani e Rhino Smith. Loro andranno con Josh Adams, Lane e Ben Thomas. A suo tempo noi andammo con Bellini, Ratave e Smith, insomma, quindi anche qua diverso. Loro andarono con Jason Harris, Owen Lane e Ben Thomas. Attenzione, perché insomma loro recuperano Josh Adams, che è vero, Treviso da quella formazione lì inserisce Padovani, che viene dalla nazionale, loro hanno Josh Adams. Panchine, per me la panchina di Treviso è una signora panchina, ma anche loro hanno giocatori importanti in panchina. Treviso andrà con Siuamaile, Thomas Gallo, Alongi, loro con Daisy, Carré e Davis King in prima linea. Attenzione, ci sono state critiche in settimana da parte dei tifosi di Cardiff per la gestione dei cambi della prima linea, perché si è complicata la vita a Cardiff. Cardiff la settimana scorsa sembrava a un certo momento vincerla in carrozza con Sale, poi è uscita la prima linea titolare, è entrata la prima linea di riserva e la partita si è riequilibrata improvvisamente. Quindi tanti tifosi hanno detto: ma perché avete fatto i cambi così presto? Seconde linee, Treviso, Favretto e loro invece con Seb Davis. Terze linee, loro insomma hanno Lopete Timani e James Ratti, due ottimi giocatori, ma noi secondo me abbiamo veramente in questa partita da impact player due top terze linee, Zuliani e Cannone. Vediamo quando e come deciderà di fare i cambi Bortolami, ma insomma siamo tutti lì che li vorremmo vedere il prima possibile, perché sono due giocatori veramente, veramente importanti. E la cosa che ci dà comunque tranquillità è che in campo titolari abbiamo due giocatori che danno tanta sicurezza come Seb e Michele Lamaro, quindi diciamo che siamo ben armati in terza linea in questa partita. Poi andiamo con il 6+2, quindi Alessandro Garbisi e loro invece Lloyd Williams, che aveva giocato appunto titolare nella partita di URC. E poi, per quello che riguarda lo utility back, loro vanno con Jason Harris e noi andiamo con Thomas Albornoz. Bene ragazzi, voglia di vedere questa partita? Ho intitolato nel thumbnail All In, perché Treviso si gioca questa partita tutto, mette tutto nel piatto, mette i giocatori migliori. L'obiettivo è stato raggiunto e migliorato, però adesso si è aperta veramente una bella opportunità. Si è aperta veramente una bella e grande opportunità per fare qualcosa di grande. Poi settimana prossima sia Treviso che Cardiff si giocheranno il secondo obiettivo della stagione. Però, vista la vittoria, io credo che adesso per Treviso la challenge diventa assolutamente prioritaria. E quindi Treviso è andata con tutto, è andata in all in. Ragazzi, ci vediamo domani in live. Ditemi che cosa ne pensate di questa partita.
Forza Leoni, forza rugby italiano, ci vediamo domani in live. Per chi non potesse andare a Monigo, chi va a Monigo ovviamente si diverta, se vuole entrare in live e dire qualcosa ci fa solo piacere, come sempre. Fischio finale, un grande bacio, finalmente sono tornato, finalmente c'ho la connessione internet. Ci vediamo domani. Ciao ragazzi.